Per festeggiare la Giornata internazionale della donna, oggi vi offro un dolcetto delizioso a base di biscuit, cioè di pan di Spagna morbido e crema al limone. Sono delle tortine sofficissime e molto carine da vedere, sono senza glutine e senza miscele industriali e sono delle bellissime monoporzioni che ci faranno fare un figurone perché sembrano prese in pasticceria. La ricetta non è affatto complicata, seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Si inizia preparando la crema pasticcera al limone. Si versano i due tuorli in una casseruola, si aggiunge lo zucchero, si mescola un pochettino per fare assorbire lo zucchero, poi si aggiunge la maizena o l'amido di mais, la scorza grattugiata di un limone biologico, si continua a mescolare. Poi si incorpora il succo di limone, si mescola ancora per rimuovere i grumi e infine si aggiunge il latte, mescolando per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Poi si cuoce la crema. Bisogna cuocere la crema mescolandola di continuo, prima con la frusta e poi con una spatola, insistendo specialmente nella parte dei bordi dove tende ad attaccare. Bisogna cuocerla fino a quando non inizia ad addensare e quando addensa bisogna continuare la cottura per un paio di minuti perché bisogna dare alla maizena il tempo di gelificare. Se comunque gli amidi non vengono cotti correttamente e per il giusto tempo, una volta fredda la crema pasticcera sarà liquida. Invece in questo modo noi ci assicuriamo che rimanga bella soda. Ottenuta la crema pasticcera della giusta consistenza, la versiamo in una ciotola. Vi consiglio una ciotola larga di vetro o d'acciaio che è stata messa prima in congelatore, così è ben fredda e lo shock termico aiuta anche a raffreddare prima la crema. Quando la crema è fredda la si mette in frigorifero. Poi si passa alla preparazione del biscuit. Questo è un biscotto morbido, la ricetta è di Luca Montersino, io la preparo da tantissimi anni, da più di 10 anni e dà sempre grandi soddisfazioni. Si inizia montando l'albume con quella piccola quantità di zucchero fino a quando non diventa della consistenza simile a quella di una meringa. Poi utilizzando la stessa ciotola possiamo montare le uova, i tuorli e lo zucchero fino a quando non otteniamo un composto molto spumoso, molto chiaro, che quando scende dalla frusta, prima di affondare nel resto del composto, rimane un pochettino in superficie. In questo caso si dice che il composto scrive ed è la giusta consistenza che noi dobbiamo ottenere. Poi bisogna incorporare la fecola di patate e la maizena, li setacciamo, con una spatola incorporiamo con movimenti dal basso verso l'alto, ma non perdendo tantissimo tempo, cioè non bisogna essere troppo delicati altrimenti smontiamo le uova. Dobbiamo incorporare le polveri con movimenti decisi e nel frattempo incorporiamo anche gli albumi montati a neve. E anche in questo caso non perdiamo troppo tempo, devono essere dei movimenti sì dal basso verso l'alto, ma non timidi, appunto devono essere dei movimenti decisi. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere e che verseremo in una placca da forno di 40x25. La teglia deve essere rivestita di carta da forno. Potete utilizzare anche lo stampo per biscuit in silicone. Sono fatti appositamente, sono alti credo 1 centimetro. Bisogna distribuire bene il composto su tutto lo stampo e poi bisogna infornare in forno preriscaldato a 250 gradi per 5-6 minuti. Questo biscuit rimane molto morbido perché c'è una cottura ad altissima temperatura per un tempo molto breve. Non vi preoccupate se la parte superiore tende a scurire troppo, tanto poi la pellicina superiore andrà rimossa. Subito dopo averlo tirato fuori dal forno lo capovolgiamo su un altro foglio di carta da forno, stacchiamo con delicatezza la carta da forno sulla quale abbiamo cotto questo biscuit.
Poi lo copriamo con pellicola trasparente e lo lasciamo raffreddare. Coprirlo con pellicola trasparente non è necessario, ma in questo caso aiuta a far ammorbidire la pellicina che poi noi staccheremo. Vedete, è morbidissimo, questo non si rompe, è perfetto per fare i rotoli, per fare le girelle. Quando la crema pasticcera è fredda e il biscuit è freddo, possiamo iniziare ad assemblare questi dolcetti. Bisogna coppare 6 dischi di 9 centimetri, devono essere più larghi rispetto al diametro delle semisfere dove andremo ad assemblare il dolce. Queste sono delle semisfere in silicone da 7 centimetri. Poi copperemo dei dischi da 7 centimetri che corrisponderanno poi alla base di questo dolcetto. Una volta coppati tutti i dischi dobbiamo rimuovere la pellicina, che sia così abbrustolita o meno va rimossa comunque. Ripuliamo bene tutto, facciamo la stessa cosa con i dischetti più piccoli. In totale con questo biscuit si possono ottenere 6 dolcetti, vi rimarrà la crema che potete comunque poi casomai utilizzare per preparare dei bicchierini monoporzione con qualche biscottino, con qualche savoiardo. E poi si assembla il dolce. Bisogna prendere i dischi da 9 centimetri, foderare con questi dischetti di biscuit le impronte da mezza sfera in silicone, meglio se sono in silicone perché poi i dolcetti si sformano molto facilmente. Una volta sistemati i dischetti di biscuit nello stampo, si tira fuori dal frigo la crema pasticcera, la si lavora bene perché ritorni a essere liscia e poi si incorpora in 2, 3, 4 volte la panna montata. Questa è una panna montata non zuccherata, anche se utilizzate la panna tipo Pla, vi consiglio di non metterla zuccherata perché il dolce è perfettamente bilanciato ma non è stucchevole. Non vi preoccupate se quando inserite la panna vedete che la crema diventa granulosa, potete dare una mescolata vigorosa con la frusta, la panna non si smonta e non si rovinerà. Questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Adesso bisogna riempire le cavità dei nostri dolcetti. Affondiamo all'interno della crema un paio di fragoline. Se non trovate le fragoline o non vi piacciono, potete usare i mirtilli, i ribes, i lamponi, oppure potete anche non mettere nulla. Se non vi piace l'idea della frutta, aggiungete magari anche un pochettino di crema spalmabile anche al pistacchio se volete, perché con il limone ci sta molto bene. Poi copriamo la frutta e terminiamo il dolcetto poggiando il dischetto da 7 centimetri. Premiamo bene in maniera tale che aderisca e soprattutto così ci assicuriamo che la crema riempia completamente la cavità. Fatto questo, mettiamo lo stampo in frigorifero per 30 minuti. Possiamo tenerlo anche più a lungo se vogliamo, in maniera tale che poi sia più facile sformare i dolcetti. Passato il tempo d'attesa possiamo tirare fuori i dolcetti dagli stampi, li mettiamo direttamente nei piattini monoporzione perché così ognuno poi consumerà il suo dolcetto. Poi versiamo parte della crema che è rimasta in una sacca da pasticceria con una bocchetta Wilton 150 e ricopriamo l'intero dolcetto. Naturalmente potete semplicemente spatolare il dolcetto con la crema, non serve fare questo decoro un po' più complicato se non vi va, se non avete la bocchetta. L'importante è foderare tutto il dolce con la crema, lo potete fare anche con una spatola. Una volta che abbiamo ricoperto tutto il dolcetto con la crema,
Terminiamo la decorazione con una spolveratina di scorza di limone, una fragolina messa proprio sulla sommità e una fogliolina piccola di menta fresca. E il dolce è pronto per essere gustato. Potete consumarlo subito, così come potete metterlo in frigorifero e consumarlo nelle 24 ore successive. È buonissimo, molto morbido, fa un figurone. Provateci, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione e alla prossima ricetta gluten free. Ciao!